Io ho vissuto in una famiglia dove il rapporto con il nostro territorio, con i vigneti, era veramente viscerale. Le Cinque Terre hanno una storia che racconta di gente che nel corso dei secoli ha trasformato una natura ostile, una montagna a picco sul mare, in piccoli terrazzi, scolpendo la pietra e facendo questi famosi muri a secco per trovare uno spazio per piantare la vite. L'uomo arriva nel corso dell'anno 1000, si affaccia, qualche mente geniale capisce che questo è un terreno sì aspro e ostile, ma vocatissimo per la coltura della vigna. La vicinanza col mare dona sapidità alle uve, la luce, il sole, l'asprezza della roccia, perché la vigna vuole un terreno magro, sabbioso, per dare il meglio di sé. E quindi bisogna trasformarla questa natura. Giorno su giorno, settimana su settimana, sono passati quasi 1000 anni. Questi terrazzamenti che cingono i paesi delle Cinque Terre negli ultimi 40-50 anni sono stati abbandonati per motivi di lavoro, le persone cercavano altrove, affinché non ci siamo resi conto che l'abbandono del terreno portava anche un pericolo proprio all'esistenza dei paesi delle Cinque Terre. E allora abbiamo cercato degli strumenti nuovi, moderni, per recuperare questa simbiosi tra l'uomo e la natura. E la Fondazione Manarola Cinque Terre, nel giro di pochi anni, diciamo, quello che era un anfiteatro, chiamato l'anfiteatro dei giganti, aveva recuperato quasi il 100% di queste colline, in modo che anche noi possiamo rivedere con una macchina del tempo ciò che vedevano i nostri nonni e le vecchie generazioni. Queste pietre, questi sassi che noi movimentiamo sono stati movimentati secoli fa dai nostri avi, no? Quindi le nostre mani hanno avuto contatto con queste persone. Un pensiero un po' poetico, però emozionante anche, mi emoziono anch'io a parlarne. Quindi, tutto considerato, siamo tutti orgogliosi, sia i cittadini che chi ha avuto questa idea. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Ancora a terra, Cerino? Pochi anni fa, nel corso del problema dei profughi che arrivavano a Lampedusa dall'Africa, la Caritas Spezzina ci hanno chiesto di fare accoglienza. In che modo? Di insegnare ad alcuni ragazzi, ad alcuni di loro, come ricostruire i muri a secco nelle Cinque Terre. Sembrava un'opera impossibile. In 5 anni ne abbiamo formati parecchi. Gli abbiamo insegnato a come si fa un muro. Il turista viene perché il territorio sprigiona qualcosa di ineguagliabile. Questo ineguagliabile è questa storia che si perde nella notte dei tempi, dove l'uomo si è sacrificato e ha dato tutto se stesso per trasformare una natura ostile, una montagna a picco sul mare. Quindi, se non ci sono braccia forti che continuano il lavoro dei nostri avi, tutto va perduto. È bellissimo pensare che fra qualche anno ci sia tutto bello in ordine, tutto rivignato e tutto lasciato in mano a contadini del posto, possibilmente, che sono queste piccole microaziende che ci tirano fuori la loro vita, ci mettono il loro impegno e la soddisfazione di avere ognuno il proprio vino, mettendoci del suo.